Buongiorno ragazzi, oggi parleremo dei miei giocattoli e accessori della Bruder. Tutti sappiamo, è un'azienda tedesca, no? Che vende questi giocattoli fighi, belli, e questo fu il mio primo test per capire che cosa potevo prendere, cosa avevo in mano e eventualmente, come avevo visto nei vari video, come modificarlo. Tanto che lui, avevo scoperto che, adesso mi abbasso qua, aveva una piccola cisterna qua dentro per mettere l'acqua, poi con calma, e c'è un video più avanti, avevo messo un tubo all'interno dove io, mettendo l'acqua qui, potevo bagnare il terreno della cava. E questo è il primo articolo che avevo preso. Veramente mi trovai davvero bene, dettagliato nel modo più assurdo, fatto veramente bene. Anche la fesseria del avere le ruote leggermente oscillanti rendono comunque l'articolo più realistico. E questo era il primo articolo che ho preso. Il secondo articolo, come tutti avete già visto anche in funzione, che anche lui l'avevo preso per essere motorizzato, è questo raccogliballe che noi l'abbiamo trasformato in portasabbie, ok? Questi non c'erano, sono cose che ho aggiunto io e nei vari video che ho fatto si vede. Niente altro che un raccogliballe Bruder. Qua si regola l'altezza delle ruote quando è trasportato, lì si aggancia per essere trasportato e io con un servo messo a questa parte l'ho motorizzato. Già qui iniziavamo a vedere un po' che proprio gli articoli erano fatti per essere modificati, veramente fatti in maniera perfetta. Poi c'è un sacco di tutorial che ve lo spiegano, per cui ok, ci si arrangia con un motore, con qualcos'altro, se volete fare roba complessa, ma sostanzialmente sono articoli davvero fatti bene per essere motorizzati. Tanto che assieme a lui ho preso lui. Lui l'avete visto in un video precedente. Lui, bellissimo, bellissimo davvero. Mezzo davvero bello. Perché l'ho preso? Per due motivi. Ruote anteriori, ok, oscillanti, ok, sterzata, per cui ha l'asse di sterzo che al tempo con un volante che usciva da qua si univa al suo volante originale, sterzava, ok, per cui ho pensato ok, ho già la parte sterzante, mi basta mettere un servo qui e qua siamo a posto, mi devo preoccupare solo della parte trainante, ok, questo è un due automotrice, ok, per cui lì avevo messo un servo, così lui mi manda avanti e dietro il mezzo e con questo posso sterzare. Poi vabbè, io l'avevo accessoriato con una luce lampeggiante per dare più bella, cioè un po' più bellino. Naturalmente ho dovuto contrappesare qua e contrappesare dentro, che sennò era troppo leggero, ma nel dettaglio è una figata pazzesca. E questo, scuote la mano, cioè si apre anche la porta, si può mettere il personaggio dentro, lui che non è Bruder, ma vedremo i suoi amici, ma ci sta anche lui qua con la caldo. È veramente ragazzi, ecco, qui non ho potuto aumentare con luce quanto altro perché lo spazio è davvero ridotto all'osso, per cui la cosa che mi interessava era lampeggiante, sterzo e motore per dietro, per cui questo era il secondo mezzo, diciamo, che volevo motorizzare. Però cosa porta lui? Porta lui, eccolo qua, questo è un bel carrellino piccolino per il trattore, ok, lì agganciamo al trattore. Questo anche esso era manuale, anche esso, se guardate le ruote come si muovono e come vengono, come seguono il terreno, e mi fa impazzire da morire. Qui, dopo varie peripezie, ho messo un pistone servo che mi fa alzare il cassone per poter scaricare la sabbia. Ok, allora qua, essendo il primo, io non mi do un 10 di voto sia per lui che per lui, sono venuti, funzionano, ma non come volevo io, non era una perfezione. Torniamo a lui. Magari più avanti potrò valutare se fare qualcun altro e vedere un pochettino. E questo era, diciamo, l'altra parte da collegare a lui. È veramente bellissimo ragazzi, cioè a parte la plastica, aspettate che lo metto qua su, metto a posto, salve, a parte la plastica con cui sono fatti, che è veramente resistente, ma anche i dettagli con cui vengono fatti veramente
e sono fantastici. Altra cosa importante che magari muovendovi avete visto, sapete che io la stampo in 3D e ho provato a stampare queste griglie, ok? Allora, la stampa 3D stampa bene questa parte qua, ma queste intersezioni qua non le stampa, vengono, o se le stampo come si tolgono le giunture si rompono. Per cui cosa ho fatto? Vedete qua e poi naturalmente sotto in descrizione avrete ogni codice articolo di ogni mezzo e ogni accessorio. Ho acquistato 2 set uguali identici con il bagno, dove mi davano il bagno chimico, il personaggio con il cappellino che si può togliere, un battiterra, ok, una carriola con un badile, e uno di questi badili, ecco, è crollato, l'avete visto in una casettina che ho costruito come carrucola per tirare sulla terra, 2 betoniere, una, 2, ok, singole. Come potete vedere, 2 di questi, ma sicuramente uno di questi o è in cava o mia figlia me l'ha perso. No, bugia. Non è colpa di mia figlia, è colpa mia che sono tonto. E qui l'altro, qui dentro. 2 pale, 2 picchi e 2 scope. Per male, guardate i dettagli del bagno. Cioè, ma ve ne rendete conto? Io l'avevo stampato in 3D, ma bellino. Questo è bello davvero, cavolo, bello davvero. Gli articoli che ho stampato, ma non venivano bene, per quale motivo? Perché sì, veniva bene il contorno, ma non avendo l'adesivo, veniva schifezza, farlo a mano così qui è davvero difficile. Ho acquistato un set di soli segnali, ok, e mi hanno dato, allora faccio un po' un caos, un attimino tiro su, si vede, mi hanno dato queste barriere qua, vedete, 1 e 2, mi hanno dato i segnali tra pericolo, lavoro in corso, obbligo, più questi delimitatori, che di questi ne vado pazzo, non so per quale motivo, mi piacciono da morire. Anche l'adesivo, ragazzi, l'ho messo male per sbaglio, ecco qua si vede una qualcosina, ma è fatto di questa plastica che non si rompe, per cui l'ho tolto e l'ho rimesso, davvero bellissimo. Questi, ho un sacco di questi qua, davvero un sacco, più questi coni interessanti. Sono grandi, vabbè, ci stanno, mi piacciono. E io avevo questi coni qua, ma non c'entra un cavolo. Più questi. Veramente, ragazzi. Allora, sono dettagli che io pensavo avere solo mezzi. Non servono a niente solo mezzi. Anche il personaggio, anche il cartello crea una cosa davvero bella e cambia la prospettiva di come si può vedere un qualche cosa, capito? Lo rende molto più bello all'occhio. Ricordiamoci che nelle descrizioni vi metterò tutti gli articoli con i codici, che se vi possono interessare venite a guardare un pochettino, sono interessanti, e il prezzo è abbastanza contenuto, ci sta perché sono fatti veramente bene. E adesso forse Bruder mi interesserebbe il camioncino dei lavori in corso, quello arancione tipo del comune, che ha altri cartelli, ma non mi interessa motorizzarlo, ma bensì come mezzo statico, come c'ha un amico, anche lui l'ha fatto. L'idea è sua, la sto rubando un pochettino. E poi vediamo un po' se quando avrò tempo e economia, magari motorizzare un camion. Adesso vediamo un po', è un'idea, Comunque ragazzi, panoramica generale, abbiamo carrellone, griglie o reti per i lavori, la botte della Bruder, 2 personaggi con bagni e attrezzature da cantiere, cartelloni e indicazioni stradali varie, trattore. Ragazzi, io cosa devo dire? Sono felice. Ah, bugia, mancava lui, il portasabbia. Dicevo, sono felice di aver trovato questo marchio, lo guardo spesso, più lo guardo più me ne innamoro. C'è gente molto più brava di me che riesce a motorizzarli in modo veramente eccelso, veramente. Però io nel mio piccolo ci sto provando e anch'io partecipo davvero un po' a questi articoli. Detto questo ragazzi, grazie per questo video extra, vi ricordo di iscrivervi, un like e un commento, ciao!